Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Come avete letto dal titolo, oggi vi farò vedere i migliori settaggi per fotografare con S24 o S24 Ultra per creare fotografie di alta qualità con questi incredibili smartphone. Quindi mi raccomando, seguitevi tutti i passaggi per far rendere al meglio questi smartphone di casa Samsung. Vi accompagnerò passo dopo passo direttamente nella fotocamera dello smartphone per farvi vedere come settare al meglio questo incredibile smartphone. Comunque iniziamo subito, apriamo la nostra fotocamera e andiamo per prima cosa su impostazioni. Apriamo le impostazioni e troviamo all'inizio funzione intelligente. Prima cosa che facciamo è, se vogliamo, io lo tengo disattivato, scansione documenti e testo lo tengo appunto disattivato. Poi andiamo su esegui scansione di codice QR, io lo tengo attivo perché comunque è molto comodo, oramai il codice QR in giro è pieno e quindi sono molto comodo da utilizzare direttamente senza scaricare applicazioni esterne. Poi abbiamo suggerimenti e scatti, lì dipende da voi se siete agli inizi oppure no. Se volete qualche suggerimento appunto per fotografare potete tenerlo attivo, io consiglio di tenerlo disattivato, così fate un po' spaziare di più la vostra immaginazione e creatività per scattare. Poi andiamo su ottimizzazione intelligente. Apriamo e io tengo al massimo per avere il massimo della qualità da questo smartphone e comunque anche dal modello S24 Ultra eccetera. E poi ottimizzazione scena, ottimizza automaticamente il colore e il contrasto delle foto per rendere luminose le scene scure, quindi magari in certe situazioni che c'è un pochino di buio lui in automatico cercherà di togliere quel buio, cercherà di togliere le ombre per far sistemare un po' al meglio la fotografia. Consiglio di tenere tutto al massimo così da avere il massimo della qualità con questi smartphone. Poi usciamo da ottimizzazione scena, scendiamo e come prima voce di foto abbiamo trascina pulsante otturatore per effettuare scatto continuo, quindi se noi trasciniamo in giù appunto il pulsante dell'otturatore in automatico farà una raffica di scatto. Perché attiviamo questo effetto? Perché ci servirà dopo, perché con lo stesso pulsante dello scatto tenendo premuto poi potremo vedere che possiamo registrare un video direttamente dalla modalità foto, così da non dover passare nella parte video se per sbaglio abbiamo da riprendere al volo una cosa ma abbiamo aperto all'inizio la fotocamera. Poi filigrana io la tengo disattivata, poi opzioni foto avanzate, clicchiamo e c'è foto ad alta efficienza e poi c'è il formato foto in modalità pro. Prima cosa, foto ad alta efficienza io lo tengo disattivato. Se scattate tanto con i 50 megapixel o S24 Ultra i 200 megapixel, se lo attivate lui andrà a comprirmi un po' la fotografia in modo che il peso rimanga più basso. Teoricamente con i 50 e 200 megapixel il peso della fotografia è elevatissimo, però lui comprimendo il peso non farà perdere qualità ma vi diminuirà il peso della fotografia così da non occupare 40-50 mega a foto ma vi occuperà magari 5-10 mega massimo. Quindi scegliete voi, se siete persone che utilizzate tanto i 50-200 megapixel attivatelo, se no io consiglio di tenerlo disattivato. Poi andiamo formato foto in modalità pro, abbiamo formato JPEG, formato RAW e JPEG, solo formato RAW. Io consiglio sia il formato RAW che i JPEG perché lo utilizzeremo in modalità Pro e in modalità Expert RAW per avere a disposizione sia il JPEG se vogliamo utilizzare subito la fotografia o se no il formato RAW, quello un po' più grezzo e più editabile da poter appunto editare magari in Lightroom sullo smartphone o portarlo direttamente sul nostro PC per esempio. Andiamo un po' più giù e c'è selfie, salva selfie come anteprima, io questo ce l'ho disattivato, poi trascina su o giù per cambiare la fotocamera, praticamente ti permetterà, adesso vi faccio vedere, uscendo se io vado a girare così facendo solo un gesto del dito lui in automatico, vi faccio vedere dalla telecamera, facendo solo così andrà a cambiare la fotocamera. Io lo tengo attivo, può essere sempre comodo farlo, comunque vedete voi, io lo tengo attivato. Poi scendiamo giù e abbiamo la parte video. Prima di continuare fatemi sapere nei commenti se per il momento vi è stato utile questo video di best setting della camera di S24/S24 Ultra e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Continuiamo con modalità video, FPS automatico utilizza solo per video a 30 fps, lo tengo utilizza appunto solo per video a 30 fps e poi abbiamo stabilizzazione video, la teniamo attiva, poi facciamo opzioni video avanzate e qui selezioniamo formato video HEVC che è una qualità superiore perché noi appunto con questi smartphone vogliamo avere la qualità superiore per registrare i nostri video. Selezioniamo questo video ad alto bitrate, lo teniamo attivo. Io ho disattivato video HDR10+. Per quale motivo? Perché ho pensato di disattivarlo perché dopo dei test che ho fatto dove mi facevo delle riprese con il sole contro sul mio viso, cosa succedeva? Quando avevo attivo video HDR10+, mi succedeva che la parte del mio viso dove arrivava il sole non veniva sistemata come si deve, questa parte
questa parte della fronte tendeva ad essere troppo bruciata, troppo bianca. Il colore a me non piace, troppo pompato, troppo arancione, quindi l'ho disattivato, così tende a rimanere un po' più normale, meno saturo. Al massimo uno, se vuole, lo va a sistemare poi con qualche applicazione per editing video, tipo di colorazione, saturazione, eccetera. Poi c'è l'audio zoom che io tengo attivo, è abbastanza comodo. Poi andiamo in monitoraggio della messa a fuoco. Io lo tengo attivo, come ho spiegato in video precedenti, la tengo attivo perché vi permetterà di avere appunto il monitoraggio della messa a fuoco e mantiene il soggetto selezionato sempre a fuoco. Quindi se noi stiamo creando una fotografia a un soggetto un po' in movimento, non è facile andare ogni volta a cliccare sullo schermo e agganciarlo. Lui, dopo che l'hai selezionato una volta, seguendolo comunque con la fotocamera, riuscirà sempre a tenerlo a fuoco. E questo è un'ottima cosa che vi consiglio di tenere sempre attivo. Tag posizione, io qua ce l'ho disattivata, sull'S23 Ultra ce l'ho attiva, scegliete voi. Può essere comodo tenerla attiva perché almeno quando andiamo a fare una fotografia o un video, nei dettagli possiamo magari mostrare alla persona che stiamo appunto mostrando la fotografia dove l'abbiamo scattata, così se ci dimentichiamo la location possiamo ricordarla grazie comunque al tag della foto o del video. Metodi di scatto: io ho fatto di scattare o iniziare la registrazione dove si preme il tasto del volume, poi ci sono i comandi vocali se uno li vuole, io ce li ho ancora attivi ma tanto non li utilizzo mai, o se no c'è il mostra palmo alla mano, una volta l'ho utilizzato, non lo utilizzo mai neanche questo, lo tengo attivo perché tanto fastidio non dà. E quando vuoi scattare si apre la mano, adesso non lo faccio perché sennò mi stoppa il video, e in automatico attiverà o il video o scatterà la foto. Poi andiamo in impostazioni da mantenere e abbiamo modalità camera, e io la tengo attivo perché qua ti dà la possibilità di avviare camera dell'ultima modalità utilizzata, cioè siamo in giro, siamo in viaggio e stiamo registrando spesso delle clip, però non è che teniamo fisso il telefono acceso per non scaricarlo o altro, magari lo tiriamo giusto fuori per fare qualche clip ogni tanto. Abbiamo fatto la registrazione 4K 30 fps, blocchiamo il telefono, lo spegniamo, quando riapriremo la fotocamera grazie a questa impostazione da mantenere attiva, in automatico ci aprirà già il video a 4K 30 fps senza dover andare a cercare la modalità video o comunque passare da immagine a video. Il resto io tengo tutto disattivato tranne zoom ritratto, che ti consente di mantenere appunto lo zoom utilizzato l'ultima volta nella modalità ritratto, che può essere comodo se uno scatta per esempio la fotografia a qualcuno e vuole utilizzare la modalità ritratto, ha visto che c'è l'1x, 2x, 3x, il 2x è quello migliore in automatico, dopo che abbiamo scattato una volta il 2x lui manterrà sempre il 2x. Scendiamo e troviamo camera assistant. Attenzione, naturalmente all'inizio senza scaricandolo non lo troveremo nelle impostazioni, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sul nostro Galaxy Store, cercare camera assistant, scaricarlo e poi in automatico ci comparirà nelle impostazioni. Lo andiamo ad aprire e troviamo collegamento zoom 2x con ritaglio. Io lo tengo attivo anche su S23 Ultra, ti permette di avere un piccolo zoomettino ulteriore, quindi invece di avere 0,6 1x 3x abbiamo 0,6 1x 2x e 3x. Questo 2x sarà creato attraverso un ritaglio dell'1x. Qui l'HDR lo tengo automatico, che così nelle situazioni magari che c'è un pochino di luminosità bassa eccetera nelle foto e nel video lui cercherà di sistemarle abbastanza bene, ma non andrà a influire come il video HDR 10+, quindi tenetelo attivo senza problemi. Abbiamo attenuazione foto, io l'ho sempre tenuto disattivato, commutazione automatica obiettivo eccetera disattivato, correzione e distorsione io lo tengo attivo. Molte volte può andare a sistemare una fotografia, per esempio noi facciamo una fotografia 0,6x, quindi tende ad essere già leggermente fisheye, quindi un po' arrotondato sui bordi, ci sistemerà i bordi rendendo tutto il meno tondo possibile, un po' come fa diciamo Photoshop, che possiamo andare a correggere la lente quando fotografiamo per esempio con un 24 mm e lui in automatico ci appiattirà un po' meglio l'immagine. Poi impostazione ad alta risoluzione, pixel adattivo ce l'ho attivo e poi zoom digitale superiore ce l'ho attivo. Scendiamo più sotto e abbiamo scatto rapido che ci permetterà appunto nel momento in cui toccheremo l'otturatore di scattare all'istante senza aspettare quel secondino, lui scatterà al volo. Priorità di messa a fuoco su velocità disattivata, registrazione video in modalità fotografia, quello che vi dicevo prima, ci permetterà tenendolo attivo di registrare un video mentre stiamo scattando una foto, di colpo vogliamo registrare il video, teniamo premuto l'otturatore e lui prima lo scatto e poi potremo in automatico creare il video. Se tiriamo su mentre creiamo il video bloccherà la registrazione così da non dover tenere il dito premuto sul pulsante. Poi il resto è tutto disattivato, usciamo da camera assistant e torniamo direttamente nella parte fotocamera e da qui guardiamo un po' quale impostazioni mantenere per scattare. Io consiglio sempre i 3/4 a 12 megapixel, questo smartphone può arrivare fino a 50 megapixel, l'S24 Ultra fino a 200 megapixel, io consiglio sempre i 12 megapixel perché contengono più pixel in un megapixel, quindi avranno più qualità e dettagli 12 megapixel rispetto ai 50 e 200 megapixel. Almeno che vogliamo andare a fare un grosso ritaglio, allora scatteremo in 50 o 200 megapixel, se no scattiamo sempre in 12 megapixel che sono perfetti
perfetti. Sconsiglio altamente di scattare in 9/16, perché qualora noi scatteremo in 9/16 i megapixel, anche se sono segnati 12, non saranno più 12 ma diventeranno esattamente 8 o 9, una roba del genere, e ho fatto una prova e sono davvero scarsissimi quegli 8-9 megapixel, quindi lasciateli perdere, niente 9/16, 3/4 e andrete sul sicuro. Poi andiamo nella parte video, così vi faccio vedere al volo, e da tenere 9/16 perché vabbè, quello lì è la registrazione classica del video, e poi in alto io consiglio, perché utilizzo sempre quello, Ultra HD a 30 fps, poi c'è 60 se si vuole fare un rallenti e tutto, c'è anche l'8K se vogliamo, ma il consiglio che vi do è di tenere un 30 fps. Per quale motivo? Se io vado in modalità Pro, che si vede nettamente meglio la situazione, adesso vi faccio vedere perché utilizzare 30 fps. Nel momento in cui noi andiamo a fare una registrazione video in modalità Pro, per esempio, e teniamo in automatico, dovrà alzare gli ISO. Come vedete stanno ballando gli ISO. Nel momento in cui noi usiamo i 60 fps, come vedete gli ISO tendono a raddoppiare, quindi in automatico la qualità della registrazione calerà, perché tirerà fuori del disturbo nell'immagine. Quindi il consiglio per lavorare anche in situazioni di basse luci, bassa luminosità al chiuso, 30 fps, perché dimezzerà gli ISO e potremo lavorare con qualità superiore. Quindi il consiglio che vi posso dare proprio qua al volo è 30 fps sempre, mi raccomando. Penso di aver detto tutto su questo settaggio del nostro nuovo S24 o S24 Ultra, perché possiamo comunque adattarlo anche a S24 Ultra, perché alla fine le impostazioni sono identiche, cambiano solo le lenti dedicate a questi smartphone. Spero che il video vi sia stato utile, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, commentate sotto se avete bisogno di altri video del genere e ci vediamo direttamente la prossima settimana con un nuovo video.